Ciao, sono Luigi Melacarne e sono qui nel mio ufficio per presentarti il mio nuovo video. Da pochi giorni è arrivata la nuova legge ed oggi ti presento tutte le flat tax del 2019 sul regime forfettario per le partite IVA, i pensionati che rientrano dall'estero, i professori per le lezioni private e la cedolare secca sulle locazioni commerciali. Prima di incominciare vorrei ricordarti di iscriverti alla mia pagina Facebook. Ti lascio qui sotto il link in descrizione, così che sarai sempre aggiornato sulle mie prossime dirette live e su tantissimi altri servizi che riguardano la tua attività da imprenditore. La flat tax, detta anche tassa piatta, è un'imposta fissa che si applica sul reddito un po' come l'IRPEF, ma a differenza delle imposte classiche che già conosciamo, cioè appunto l'IRPEF, che è progressiva, vuol dire che più incassi più paghi, con la flat tax le cose sono un pochino diverse. Un esempio di alcune flat tax che già conosciamo può essere il regime delle nuove attività produttive, il regime dei minimi e poi il regime forfettario. A partire dal 2019, infatti, la nuova legge ha ampliato i contribuenti che potranno sfruttare la flat tax e sarà applicata non soltanto agli imprenditori e ai liberi professionisti, ma anche ad altre categorie di persone. Allora, vediamo alcune di queste nuove agevolazioni che sono disponibili dal 2019. Per i titolari di partita IVA, per i professori per le lezioni private, per le locazioni commerciali, per i pensionati e poi altre categorie di agevolazioni. Partiamo dalla prima, i titolari di partita IVA. Tra le novità introdotte dalla legge, sicuramente questa è quella che interessa di più agli imprenditori e ai liberi professionisti. Questa legge, infatti, ha cercato di alleggerire la pressione fiscale per i titolari di partita IVA. Infatti, la legge ha dato la possibilità a molti più soggetti di poter beneficiare e adottare il nuovo regime forfettario. Attenzione però che la flat tax per la partita IVA non è un nuovo regime fiscale, ma è semplicemente una revisione del regime forfettario che già conosciamo, che va ad aumentare il limite di fatturato fino a 65.000 euro. Questo vuol dire che da adesso in avanti tutti i titolari di partita IVA potranno usufruire di questo nuovo tipo di agevolazione se fatturano meno di 65.000 euro. Rimangono comunque i soliti coefficienti di redditività, cioè quella percentuale di detrazione fissa che è collegata al codice attività che si chiama ATECO. L'aliquota applicata sul fatturato per la tassazione è del 15% e viene poi ridotta al 5% per i primi 5 anni per chi inizia una nuova attività. Ti faccio un esempio per capire meglio. Se tu nel 2018 eri nel regime forfettario, potevi stare in questo regime se non superavi al massimo i 30.000 euro. Ora, dal 2019, il tuo limite di fatturato è passato a 65.000 euro. E comunque le novità non sono finite, perché a partire dal 2020 tutti gli imprenditori e liberi professionisti che nel 2019 hanno avuto dei ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro potranno tassare i loro redditi con la nuova tassa al 20%. La seconda riguarda i professori per le lezioni private. Dal 1 di gennaio 2019 c'è una nuova imposta al 15% per gli insegnanti e i professori che fanno lezioni private e ripetizioni e che sono docenti di cattedre
nelle scuole di ogni ordine e grado. L'intenzione di questa nuova tassa sarebbe quella di andare a colpire il lavoro nero delle ripetizioni, applicando una tassa agevolata a tanti professori che fanno dopo scuola. Attenzione, perché rimane sempre l'incompatibilità dei docenti che devono sempre comunicare alla loro amministrazione che fanno delle lezioni private in modo da poter verificare eventuali incompatibilità. All'interno della legge, infatti, c'è scritta questa frase: i dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. La terza riguarda le locazioni commerciali. Finalmente dal 2019 sarà possibile applicare la tassa unica anche sugli affitti commerciali. Infatti viene ampliata la cedolare secca anche ai negozi che sono affittati con il canone di libero mercato. La nuova cedolare secca sarà del 21%. La nuova legge infatti dice così: il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari classificati nelle categorie catastali C1 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. Attenzione, perché c'è una piccola, diciamo così, fregatura. Perché la legge dice anche: tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Questo vuol dire che la cedolare secca potrà essere applicata solo ai nuovi contratti dal 2019. La quarta riguarda i pensionati. Detto così può sembrare brutto, ma in realtà non lo è. Infatti, la nuova legge ha cercato di fare in modo di far tornare a casa i suoi pensionati italiani. Questo vuol dire che per agevolare il ritorno dall'estero, dal 2019 ci sarà una nuova flat tax al 7% per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni. Per usufruire di questa agevolazione al 7% bisognerà trasferirsi in una di queste regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. La tassa al 7% verrà applicata, notate bene, per 5 anni ai pensionati che sceglieranno di venire o tornare nei piccoli paesi sotto i 20.000 abitanti. La quinta ed ultima riguarda le altre flat tax, diciamo. Tra le altre flat tax del 2019 che sono state introdotte dalla legge troviamo la prima: aliquote fisse, 10% per terreni e partecipazioni non qualificate, 11% per le partecipazioni qualificate per la rivalutazione di quote e terreni che sono detenuti al 1 gennaio 2019. Le plusvalenze che si realizzeranno a partire dal 2019 saranno tassate
con un'imposta del 26%. La seconda è la tassa fissa di 100 euro e qui andiamo un po' a ridere perché svolge in modo occasionale, senza superare la soglia di 7.000 euro annui, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, tra i quali troviamo funghi e tartufi. Adesso vorrei vedere chi è che va a dire a tutte quelle persone che vanno in giro per boschi a raccogliere funghi che devono pagare questa nuova tassa. Queste erano le nuove 5 flat tax arrivate per il 2019. Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ti aspetto, ciao!